Nel 2018 lo studio neozelandese A44 ha ottenuto notorietà con Ashen e adesso, con maggiore potenza di fuoco e maggiori risorse, puntano a catturare l'interesse di un vasto pubblico con Flintlock: The Siege of Dawn, un action RPG con elementi Souls-like che, nonostante alcune imperfezioni, offre un'esperienza di gioco e sonora molto apprezzabile. Disattivate l'adblock e ricaricate il video con la pubblicità. Arrivate fino alla fine di questo viaggio alla scoperta di Flintlock: The Siege of Dawn nella mia recensione e quindi mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo. L'ambientazione di gioco la si potrebbe definire come fantasy steampunk, ispirata dall'industrializzazione dove la protagonista si farà strada usando tecnologie a vapore e polvere da sparo, senza farsi mancare qualche elemento fantasy. Questo contrasto tra strumenti arcaici e magie sovrannaturali è il cuore del setting del gioco. Nor, un geniere esperto di esplosivi, combatte contro l'armata dei morti per liberare il mondo da divinità maligne. A farle compagnia c'è Enki, una divinità minore che ci appare sotto le sembianze di una piccola volpe nera. La narrazione di Flintlock è in mano ai due protagonisti che iniziano il loro viaggio facendo un accordo, ma ben presto diverranno leali vicendevolmente, fino a far nascere una vera e propria amicizia. Non parliamo di un vero e proprio open world, nonostante offra ambienti vari che vanno dalle foreste ai deserti, non risulta mai dispersivo e soprattutto non è pienamente esplorabile. Tuttavia ci sarà un buon numero di obiettivi secondari da portare a termine, per aumentare la quantità di reputazione e risorse. Il sistema di reputazione funziona un po' come le anime nei Souls, ma con una piccola differenza. Ogni volta che si abbatte un nemico, la reputazione viene sommata a quella ottenuta fino a quel momento combattendo e si potrà decidere se riscattarla, sommandola a quella già in possesso, o se continuare ad accumularla, sfruttando l'effetto moltiplicatore. Tuttavia, se si decide di continuare ad accumularla, basterà un attacco del nemico che va a segno per azzerarla, mentre se si decide di riscattarla, il contatore di reputazione riparte da zero, perdendo il moltiplicatore. La reputazione viene usata come valuta di gioco per l'acquisto di nuovo equipaggiamento, mentre per alcune armi e potenziamenti viene usata unitamente a 3 tipi di risorse: legno, cristalli e metallo. Il sistema di combattimento combina attacchi ravvicinati con ascia, maledizioni di Enki e una pistola, alternando stile d'attacco, difesa e contrattacco. La difficoltà è moderata, ma le battaglie contro gruppi di nemici richiedono strategia e inoltre il moltiplicatore reputazione aumenta cambiando continuamente tipi di armi e attacchi, effettuando combo tra attacchi devastanti, schivate e parate che, se effettuate al momento giusto, stordiranno il nemico lasciandolo inerme a mosse finisher letali e con animazioni spettacolari. Il sistema di reputazione che si acquisisce sconfiggendo nemici e completando missioni è ottimo, sicuramente meno stressante e punitivo rispetto alle anime dei vari Souls. In Flintlock: The Siege of Dawn ci possiamo permettere di sbagliare, sia perché la sconfitta non comporta una perdita così grave, sia perché l'errore, soprattutto commesso in combattimento, non è così punitivo. È un sistema che premia il rischio, ma non per forza bisogna rischiare. Ci sono alcuni problemi nel sistema di combattimento, le animazioni dei personaggi sono un po' legnose e meccaniche, mancano di quella fluidità dei giochi next gen e ricordano quelle di qualche anno fa. Durante i combattimenti si può evitare di essere colpiti anche senza schivare e può capitare che dopo una schivata ci sia un contatto tra Nor e le armi dei nemici, ma senza subire danni. Il level design non fa gridare al miracolo, l'esplorazione è piuttosto lineare e non è facile perdersi, ma tutto sommato il gioco offre un'esperienza coinvolgente, divertente, godibile e senza stressare il giocatore. Sistema di combattimento che mixa ottimamente armi e magie. Alcuni panorami sono davvero mozzafiato e pur non raggiungendo la perfezione, cosa che non mi aspettavo affatto da questo gioco, riesce a catturare per la sua narrazione e le interazioni tra i personaggi principali e la caratterizzazione di alcuni NPC. Flintlock: The Siege of Dawn è un'esperienza ideale per essere goduta su Game Pass, qualche defiance sull'ottimizzazione, qualche bug di poco conto, ma grintoso e con una bella storia da seguire. Voto complessivo 75 su 100. Molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti, quindi premete il tasto iscriviti e attivate le notifiche. A voi non costa nulla, ma per il canale è molto importante. Grazie per essere giunti alla fine di questo viaggio, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Dal vostro capitano Ben è tutto, un saluto marmaglia. Ho ho!